Yo ho Marmai e ben ritrovati sul canale, sono Ben e come ogni lunedì facciamo un riassunto delle notizie più importanti sulla VR e sul gaming della settimana. Grazie Christian per aver supportato i miei contenuti tramite il tasto super grazie, ti mando un abbraccio e grazie Loris per il gigantesco contributo di questa settimana. Sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Grazie mille ai miei iscritti, quelli più affezionati e anche ai nuovi. Grazie a tutti per la visione completa dei miei video. Grazie per i commenti e per tutta l'attività che fate sul canale. Ora, se volete sentire fare del gossip sulla VR, di canali ce ne sono tanti. Qui si trattano le notizie dal punto di vista tecnico e senza inutili sensazionalismi. Quindi guardate fino alla fine. Partiamo subito. Partiamo subito col pezzo forte, perché buona parte dei visori Apple Vision Pro stanno tornando indietro. Difetti di fabbrica? Malfunzionamenti? No, funzionano benissimo. Il fatto è che migliaia di utenti stanno restituendo Apple Vision Pro per 2 o 3 motivi fondamentalmente. Il comfort e il peso. Nonostante le 2 fasce in dotazione, Vision Pro scarica i suoi 650 grammi di peso su tutta la faccia, gravando su naso, zigomi, fronte, causando mal di testa o dolori al volto già nella prima ora di utilizzo. 2. Molti utenti lamentano nausea e bruciore agli occhi, ma questo lo sappiamo, succede un po' con tutti i visori, soprattutto per chi non ne ha mai utilizzato uno. 3. Poche app. In effetti, se ci pensiamo bene, tutti i visori lanciati sul mercato avevano già una serie di app e giochi per supportare il lancio e consentire agli utenti di tenersi impegnati, e nel frattempo altre app e giochi venivano sviluppati per essere aggiunti al catalogo. Vision Pro è arrivato sul mercato praticamente senza giochi e applicazioni, a parte quella manciata già presente nel visore. E anzi, finora abbiamo sentito di società che non vogliono sviluppare le loro app per Vision Pro. Infine, 4. Ci sono quelli che io definisco come i risvegliati, cioè quelle persone che, in preda alla pubblicità, si erano convinte a comprarlo, per poi rendersi conto che per quello che consente di fare ha un prezzo spropositato e quindi, dopo essersi resi conto, lo hanno mandato indietro anche pochi giorni dopo l'acquisto. Intanto gli sviluppatori continuano a creare le versioni delle loro app per Vision Pro, ma al momento la gigantesca bolla che si era costruita intorno a Apple si sta lentamente sgonfiando. Amanti del retro gaming, come già sapete, è possibile giocare ai giochi Nintendo 3DS su Quest 3 grazie all'emulatore Citra VR. Non ho trattato l'argomento perché gran parte di questo canale è composta da vecchi bastardi ai quali dubito interessi una roba del genere, ma fatemi sapere tra i commenti se siete interessati e farò la guida su come scaricare e installare Citra VR. Ma allora perché ve ne sto parlando? Perché a un mese dalla sua uscita l'emulatore ha ottenuto un aggiornamento che ne migliora le prestazioni, proprio come la console originale, che ai tempi fu potenziata con un nuovo processore e una RAM maggiore, e anche l'emulatore offre questo power up. Usarlo è molto semplice e offre una buona compatibilità con tantissimi giochi. Beh ragazzi, devo ammettere che avevate ragione. Su PSVR 2 mi sbagliavo, ma soprattutto mi sbagliavo sul valore delle esclusive. Infatti sono così belle, così ricercate, così imperdibili, che al primo posto delle vendite, sia per il mercato europeo che per il mercato USA, cioè quindi conquistando il primo posto in entrambi i mercati, c'è Beat Saber. Aspetta, deve esserci un errore. Vabbè, immagino che le esclusive saranno al terzo posto, quarto posto, secondo posto. Among Us, Pavlov, Five Nights at Freddy's. E l'unica esclusiva è Horizon al quarto posto del mercato Europa, mentre è al settimo del mercato USA.
Arizona Sunshine è probabilmente uno dei migliori giochi del 2023, anche dal punto di vista grafico, non solo per la versione PC, ma soprattutto per il risultato ottenuto su Quest 2 e 3. Proprio sui visori standalone, infatti, Arizona Sunshine 2 mostra un comparto grafico eccellente, con tantissimi dettagli, buona risoluzione e ottima fluidità. E adesso Vertigo Games è riuscita a fare qualcosa in più con l'aggiornamento grafico per Quest 3. Ora, ho pubblicato il video del confronto grafico fianco a fianco e, come sempre, c'è gente tra i commenti che si aspetta di notare delle differenze guardando un video registrato. Lo volete capire che quello che guardate in questi video non è quello che vedete dentro il visore? Ma poi che modifiche o migliorie vi aspettate? Che ogni volta vi lamentate dicendo sì, cambia qualcosina, ma niente di che. È aumentata la qualità dei modelli degli zombie, sono state aggiunte per esempio delle piccole ombreggiature, cioè piccole rifiniture sulle texture dei modelli. Come pretendete di accorgervene da un video su YouTube con la compressione e col bitrate inferiore rispetto al gioco nativo? Sono state aggiunte delle texture in 4K per buddy, armi e le mani del protagonista. Come potete accorgervi di questa cosa su un video su YouTube a 1080, registrato per giunta nel visore nel formato quadrato e con bitrate a 20.000? È stato migliorato l'effetto del sangue e del particellato d'impatto. Quindi per accorgervi di questo dovete guardare l'impatto del proiettile e mettere a confronto l'effetto che produceva prima con quello che produce adesso. È stato aumentato il rendering scale rispetto a Quest 2, quindi adesso il gioco gira nativamente a una risoluzione più alta, ma di nuovo come fate a capirlo da un video su YouTube a 1080? Addirittura c'è chi mi dice che la ripresa senza aggiornamento sembra migliore rispetto a quella con l'aggiornamento, semplicemente perché è più luminosa. Siete come le falene, c'è luce, meglio, ci vado. È esattamente di questo che mi lamento continuamente. Cioè chi guarda i video, non solo i miei, faccio un discorso in generale, non ha la capacità di capire cosa sta guardando e non riesce a spiegarsi determinate cose che, se ci fosse una base di informazione, sarebbero chiarissime. Ragazzi, i video comparativi servono sì a farvi vedere le differenze, ma se voi non sapete dove guardare e quali differenze trovare, non è colpa del gioco o colpa mia che faccio il video, visto che addirittura c'è gente che dice questi video non servono a niente. No, non è il video che non serve a niente, sei tu che non sei in grado di capire quello che hai davanti ai tuoi occhi. Se queste sono le texture in 4K. In un video registrato a 1080 e caricato su YouTube con la compressione dell'immagine, con la conversione e tutto il resto. Cazzo, ma allora servirebbe davvero questa patente per utilizzare internet? Amanti dei simulatori di volo e amanti di Star Wars, affrettatevi perché ancora per poco tempo avete la possibilità di acquistare Star Wars Squadron su SteamVR e PSVR Store al 95% di sconto ed esattamente ad appena 2 euro. Squadron è un gioco flat con supporto VR ed essendo un simulatore di volo non ha delle meccaniche particolari che devono necessariamente essere native, quindi funziona benissimo anche in VR. Per poterne approfittare ovviamente dovete essere utenti PCVR o PSVR 2 perché Squadron è disponibile solo su queste piattaforme. Marcolino sente così tanto il fiato sul collo di Apple Vision Pro che ha deciso di fare un video registrato con Quest 3 tramite il pass-through dicendo che dopo aver provato Vision Pro è giunto alla conclusione che Quest 3 sia un visore migliore su quasi tutti gli aspetti. Zuckerberg si aspettava che Vision Pro offrisse qualcosa in più come esperienza AR e riteneva che Quest 3 fosse invece un visore da gaming migliore. Dopo averlo provato però afferma che Quest 3 è un prodotto migliore anche come dispositivo AR. Oltre a sottolineare il fatto che Quest 3 abbia dei controller con una precisione maggiore e una libreria molto
molto più ampia, Mark fa notare che anche Quest 3 è in grado di sovrapporre degli schermi giganti sul pass-through, ma con un campo visivo maggiore, senza fili di batterie che penzolano da qualche parte, e sebbene gli schermi di Vision Pro abbiano una risoluzione maggiore, soffrono però di un leggero motion blur, e oltre a tutto ciò Quest 3 è 120 grammi più leggero. E infine vi ricordo che con l'aggiornamento V62 Quest 3 adesso è in grado di riprodurre nativamente i video spaziali registrati con iPhone 15 Max Pro o Pro Max, come cazzo si chiama. Il tutto a un sesto del prezzo. Per quanto Zuckerberg sia un personaggio che divide le masse, è innegabile che in questo caso abbia ragione nel dire che attualmente Quest 3 è il miglior visore disponibile sul mercato, sia sul piano tecnico che economico. C'è un piccolo ritardo e no, non sto parlando di quelli che commentano sotto i miei video, ma sto parlando di Madison VR. È stato rilasciato un nuovo gameplay che mostra alcune scene iniziali del gioco e la nuova data è stata fissata per il 23 marzo 2024 su SteamVR e PSVR 2. Su PlayStation 5 invece sta per arrivare una versione fisica che si chiama Cursed Edition con data 12 aprile. Vedrete questo gioco sicuramente su questo canale, quindi continuate a seguire. Bene, avanzi di VR, queste erano le notizie più importanti di questa settimana, viscerate e spiegate come nessun altro lo fa, ma tanto è inutile, non capite un cazzo. Discutiamo degli argomenti trattati in questo video tra i commenti. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire attivando tutte le notifiche e condividete i miei video con chi ancora non mi conosce. Supportate tramite il tasto super grazie e utilizzando i link che trovate nel primo commento e nella descrizione per l'acquisto di visori VR, per ricevere i 30 euro di credito da utilizzare nello store per l'acquisto di giochi e il link al canale Telegram per acquistare giochi Meta al 25% di sconto. Va bene, è tutto, ci vediamo alla prossima. Yo ho marmaia.